Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 184. Quale rivelazione nel mio prossimo futuro? Ti ricordo che puoi vedere questo video dal momento della sua pubblicazione in qualsiasi momento dell'anno. Prendi come stima temporale un periodo fra 1 e 3 mesi dal momento in cui guardi il video. Andremo a vedere con le nostre 3 varianti quale rivelazione c'è nel tuo prossimo futuro, appunto per un periodo da 1 a 3 mesi. Può trattarsi di una rivelazione d'amore o magari una rivelazione sul lavoro o magari un'occasione che ti si presenta o qualcuno che ti aiuta, insomma un qualsiasi tipo di rivelazione. Non escluso il tuo attingere intuitivamente dall'universo una risposta ad un qualche tipo di istanza. Andremo a vederlo con le nostre 3 varianti che stai vedendo al mio fianco, tra poco vedrai anche i mazzi. Intanto io ti ricordo che questo mese di novembre vede tornare il workshop di cartomanzia e divinazione il 28 e il 29 di novembre. Ci sono ancora alcuni posti disponibili. Se sei interessato o interessata, puoi inviarmi un messaggio WhatsApp al numero 388 57 76 772. Bene, la presentazione finisce qua, possiamo passare alle nostre 3 varianti e mentre tu ti guardi le 3 varianti noi ci facciamo belli. Cioè lui, io forse un po' meno, con me non funziona questo affare. Variante del quarzo ialino. Guarda che bella che è questa punta. La mettiamo qua e iniziamo con il bellissimo mazzo della Sibilla Lenormand, recentemente entrato a far parte della collezione di mazzi di tarocchi e di mazzi oracolari della Lucerna di Cronos. Quale rivelazione per il prossimo futuro per te che hai scelto la variante della punta di quarzo? L'orso. La carta dell'orso è una fonte di energia, di vitalità, di potenza e di resistenza. È l'intelligenza usata in modo costruttivo e un aiuto protettivo per il consultante. È la carta dei buoni risultati a seguito di azioni e progetti ben definiti. Rappresenta anche la solitudine, ma non è una solitudine fisica, una solitudine intellettuale, un essere soli fra la folla. E tuttavia rappresenta anche i benefici della solitudine, ovvero l'essere comunque un unicum, un numero uno, una persona che solitamente si allontana dalle facezie della vita mondana per prendersi cura di se stesso, di se stessa, per coccolarsi, per stare bene con se stessa. Comunque è una carta che promette avvenimenti caratterizzati da tranquillità e sicurezza. È la firma di un accordo, un acquisto immobiliare, la vincita di una somma di denaro. Rappresenta il potere e anche la prestanza fisica, quindi rappresenta anche quello che è il prendersi cura del proprio corpo. Ma può rappresentare anche una figura che
ci viene incontro, ci aiuta, ci tende la mano, dal genitore, dalla madre, dal padre, fino alle autorità, un giudice, sia una causa legale, un avvocato, oppure magari quello che è un datore di lavoro benevolo, o magari una persona che comunque agisce verso di noi con gentilezza. L'orso è un combattente e quindi il proprio valore riesce a dimostrarlo sul campo. Nella carriera rappresenta il frutto del duro lavoro. Nell'amore rappresenta una persona che riesce comunque a conquistare, a dominare, soprattutto una persona che scegliamo come partner. In questo caso non rappresenta te che guardi, ma rappresenta più la persona che, se sei single, potresti incontrare, oppure se sei in rapporto potresti vivere. Quindi la persona altrettanto forte che scegliamo per stare al nostro fianco. È comunque un equilibrio, nonostante talvolta caratterizzato da lotte di potere anche interne alla coppia. In generale è una carta estremamente positiva. Ti ripeto, l'orso è una carta che porta comunque la certezza, la sicurezza di viaggiare in quella che è una dimensione di tranquillità, di sicurezza, di aiuti esterni e anche di certezza dei propri obiettivi e di agio da raggiungere nel tempo. Insomma, è una carta molto bella. Andiamo a vedere l'Ancient Feminine Wisdom per te che hai scelto la variante del quarzo ialino. Allora, vediamo un pochino. Selene, la riflessione. Anche la carta di Selene è una bella carta, rappresenta tutto ciò che abbiamo nell'interiorità. È una carta che rappresenta la premonizione, il sentire a pelle un qualcuno, ma anche la meditazione. Già l'orso aveva parlato di un periodo di ritiro un po' per curarsi, per coccolarsi, ma non devi vedere questo in senso negativo. Il curarsi, il volersi bene, il coccolarsi è proprio l'amarsi. Amare se stessi è una delle chiavi del successo e quindi di conseguenza tu che hai scelto questa variante, se sei diretto verso un amor proprio sano, non puoi che riflettere le tue qualità di orso, ovvero la forza, la virilità, la determinazione, la capacità anche di poter empaticamente, a livello intuitivo, conoscere il mondo e quindi anche la capacità di attrarre chi può aiutarti concretamente a risolvere i tuoi problemi. Andiamo a vedere anche col Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante del quarzo ialino, quale rivelazione per il prossimo futuro. Lo scoiattolo e la castagna. Allora, sempre in riferimento a quelle che sono queste due carte, a quella che è il lavoro, la via di vita portata avanti in solitudine e i propri progetti saggiamente coltivati, la carta dello scoiattolo e della castagna ti dice che stai andando incontro a quello che è un inverno dove però tu hai molte provviste. Quindi quest'inverno, che può essere quello fisico, che peraltro sta per arrivare, o quello mentale, ovvero il ritiro in solitudine, l'osservare anche un po' in modo distaccato le persone, comunque non è negativo, torno a dirti, per te. Qua c'è proprio la cura di se stessi e anche l'approvazione, se non addirittura l'aiuto da parte di persone esterne. Il tema dell'aiuto, oltre il tema della cura, potrebbe essere proprio
il tema della lettura. Andremo a vedere poi col tarocco, anzi andiamo a vedere subito col magnifico tarocco tot di Aleister Crowley quale rivelazione per te che hai scelto la variante della punta di quarzo ialino per il prossimo futuro. Ok, direi che può bastare. Allora, la regina di bastoni è sempre comunque una figura che porta quella che è una situazione di equilibrio e porta anche quelli che sono poi i frutti di un lavoro. La regina di bastoni di solito è una persona, uomo o donna che sia, l'energia è quella che guida un'azienda, è l'acuto amministratore di un qualcosa. Potrebbe essere anche per guidare una realtà, quindi anche guidare il discorso di una casa, il riuscire a mantenere le spese, il riuscire... Insomma, è la mentalità di chi sa comunque far quadrare i conti, di chi sa quante e quali energie può investire e anche quante e quali energie può amministrare. La regina di bastoni potrebbe anche rappresentare che per te sta per arrivare, se sei single, anche in questo caso volta, uomo o donna che sia, una conoscenza importante con il quale o con la quale ci sarà un'avventura basata molto su quello che è uno scambio in termini di potere, un po' come dicevano queste carte, quindi anche un'avventura molto basata sulla carnalità. Non è detto che poi non esca qualcosa di più da questa avventura, però potrebbe nascere da questo. In altri casi, prima ho detto che l'orso rappresenta anche l'aiuto di un qualcuno per faccende burocratiche o legali. Beh sì, effettivamente sì. Vediamo un po'. Fante di denari. Re di bastoni. Il cavaliere, ti dico sempre, nel Crowley è un re in realtà. 6 di bastoni. Sì, ti vado a confermare. Ci butto giù anche già le carte di chiarimento, ma credo che mi vadano a confermare quello che ti ho detto. Cinque di bastoni. Re di spade. Anche per il cavallo tieni presente re. Cavallo di coppe, che sarebbe il re di coppe. Allora abbiamo la bellezza di 3 re in tutta la stesa, 3 re e una regina, sono carte veramente molto importanti. La presenza di 3 re ci parla di crescita e maturazione di progetti. Il 5 di bastoni non devi vederlo come una carta negativa. Il 5 di bastoni rappresenta l'ambizione. La tua ambizione sarà premiata. 6 di bastoni. 5 e 6 di bastoni sono l'una la carta dell'ambizione, l'altra la carta del premio per l'ambizione, ma anche la voglia di rivalsa. Tuttavia nel mezzo abbiamo delle figure che è bene non sottovalutare, anzi sono un po', direi, i fautori di questo premio dell'ambizione. Mi viene da dire le tue ragioni saranno sentite per quanto riguarda un lavoro, per quanto riguarda l'amore, per quanto riguarda una causa legale. Qui c'è un aiuto disinteressato di un qualcuno
per quella che è la tua attuale situazione o per quella situazione che in questo momento ti cruccia particolarmente. L'aiuto di un qualcuno che ti porta comunque un grande beneficio, in termini soprattutto burocratici. Può essere anche un qualcuno che ti aiuta a vendere una casa, non è detto che sia un qualcuno che ti aiuta a vincere una causa, per burocrazia si intende anche questo, o un qualcuno che ti aiuti a superare un tipo di problema dove comunque bisogna scrivere, bisogna fare burocrazia, bisogna fare documentazione. Se non hai nessun tipo di problema, si tratta comunque della gratificazione di quella che è la tua vita, il tuo impegno, soprattutto a livello lavorativo, ma anche di un'avventura dalla quale poi può evolvere un qualcosa di molto più forte. Qui viene riconosciuto il tuo modo, il tuo approcciarsi alla vita, la tua, il tuo modo di dialogare. Il Re di Coppe di solito è una carta di forte empatia e rappresenta anche una figura di potere, come ti dicevo prima, un giudice, ma anche in alcuni casi un sacerdote o una figura comunque che ha un ruolo all'interno di una struttura sociale gerarchizzata, organizzata, che con questo 6 di bastoni ti dà comunque un aiuto. Sono carte molto positive. Se hai veramente dei problemi a livello di burocrazia o legale o nel vendere una casa, il Re di Coppe rappresenta proprio una figura che ha un ruolo istituzionale all'interno di una gerarchia organizzata, quindi di nuovo torna l'architetto, il giudice, il poliziotto, che ti aiuta a risolvere a livello burocratico un qualcosa, dalla causa legale fino al contratto, fino alla compravendita di un immobile, eccetera, eccetera. O anche magari quella che può essere un divorzio. Il Re di Spade è colui che prende in mano il proprio destino, quindi credo che qui sarà una figura che sceglierai tu di far entrare nella tua vita a livello di amico, amica, uomo o donna che sia, o consigliere o consigliera. Se non hai un problema, questo Re di Coppe, se non hai un problema di natura burocratica intendo, questo Re di Coppe posso vederlo comunque come la fedeltà di un qualcuno che ti manifesta. Il Fante di denari in questo caso lo posso vedere come corteggiatore o come persona che comunque è attratto o attratta fisicamente da te. E il Re di bastoni lo vedo anche come possibilità del fatto che questa persona entri dal tuo ambito di conoscenze e ti risuoni particolarmente. Un Re di spade alla fine è una scelta equa per andare poi con un 6 di bastoni e un Re di coppe a vivere un po' questo momento aureo che ti dicevo, soprattutto basato sull'attrazione fisica, ma destinato sicuramente ad evolvere in qualcosa di molto forte. Comunque la si voglia mettere per questa variante, quello che ti viene rivelato è la presenza attiva e risolutiva di un'altra persona nel tuo futuro che ti aiuta ad avere quella che potrebbe essere una sorta di rivincita sia a livello burocratico legale sia a livello di sentimento. In più qua c'è proprio il riuscire a maturare una grande consapevolezza di sé, un grande amor proprio che non solo ti aiutano soprattutto nei rapporti con gli altri, perché diventi molto più sicuro, sicura, ma anche ti danno frutto, perché una volta che trasmetti più sicurezza è chiaro che riesci a gestire meglio te stesso, te stessa, ma anche i rapporti con gli altri. Quello che mi viene anche da dirti è che qui c'è molta scrittura. La regina di bastoni, il re di spade, il re di coppe anche in un certo senso, il fante di denari. Quindi tutto ciò che si avvierà e che porterà all'ingresso di questa persona comunque comporterà lo scrivere. In amore possono essere messaggi, sul lavoro ti parlavo di burocrazia proprio perché di solito il fante di denari, se non è un corteggiatore molto fisso, molto presente,
può rappresentare proprio un avvocato o un commercialista o una persona che comunque, ma è più facile un avvocato, che comunque ti porta quella che è una comunicazione scritta. La crescita e la maturazione dei tuoi progetti, come 3 re ci dicono, è cosa certa. Lo si deve unicamente alla tua capacità di gestire le tue risorse interiori ed esteriori. C'è per te un aiuto importante in arrivo e se sei single o se cerchi chi ti completa, una persona con cui un'attrazione irrazionale darà adito magari ad un periodo iniziale un po' burrascoso, ma comunque destinato ad evolvere in positivo. Io ti ringrazio per aver seguito questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della Shungite. La mettiamo qua e diamo l'onore di aprire questo nuovo interattivo al nuovo mazzo della Lucerna, una variante molto 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 bella della Sibilla Lenormand. Quindi vediamo per te che hai scelto la variante della Shungite che cosa ti sarà rivelato a breve. L'ancora. La carta dell'ancora è una carta molto molto positiva. Indica l'equilibrio, la sicurezza, l'impegno, la facoltà di poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti. È una carta di fedeltà e di continuità. Nel caso che tu stessi attraversando un periodo difficile della tua vita, la carta dell'ancora prevede un sensibile miglioramento. È una carta positiva, di solito indice di massima soddisfazione nel campo per cui il consultante chiede una lettura. Quindi se al momento la tua principale preoccupazione è di tipo economico o lavorativo, la carta predice comunque un netto miglioramento. Se invece la tua preoccupazione è di tipo sentimentale e affettivo, anche in questo caso la carta predice comunque un grande miglioramento. Direi che è una carta molto positiva che apre la variante della Shungite e che ci dice che ciò che ti sarà rivelato comunque sarà positivo e costruttivo per te, o almeno così sembra dire la carta dell'ancora, la prima, poi magari andiamo a vedere cosa la lettura ci dice. Può parlare anche di un viaggio, uno spostamento, un qualcosa utile al raggiungimento dei tuoi obiettivi, oppure un nuovo viaggio, quindi una nuova sfida della vita. È comunque, ti ripeto, una carta molto positiva. Per te che hai scelto la variante della Shungite, che cosa ti sarà rivelato? Guarda, la rinascita, alba. Diciamo che le due carte sono in netta continuità e anche in netta sincronia, perché quello che le carte ci vanno a dire è che dopo un momento, forse anche impegnativo, le mettiamo qua così poi possiamo fare la stessa, a livello di vita, oppure magari un momento in cui sei stato messo o messa alla prova, c'è una rinascita vicina.
La carta di Eos rappresenta un'alba che sorge oltre la notte, un po' quasi sembra alzare il sipario della tenebra per poter portare un rinnovato orizzonte molto più luminoso, molto più bello, molto più costruttivo, quindi una rinascita. Tuttavia, la carta di Eos, se proprio dovessimo trovare un cavillo, non certo per guastare la festa, ma per integrare il messaggio della carta, parla di fare attenzione. Fare attenzione significa non agire sconsideratamente, non essere troppo sicuri dei propri passi, lasciare che il destino lavori per te, lasciare che ti sia dato ciò che proprio per quello che è un cambiamento importante a cui sei destinato o destinata, arrivi senza cercare di richiamarlo, senza cercare di, mi viene un po' da dire, imbrogliare le carte, visto il tema del video, ma di avere fede, che è forse un grande atto di coraggio al giorno d'oggi. La fede al giorno d'oggi non va più di moda. La fede non vuol dire credere in un Dio metafisico, la fede vuol dire credere in se stessi, nelle proprie possibilità, in un ideale, il pieno convincimento delle nostre possibilità e di ciò che noi, come uomini, come donne, sia biologicamente che animicamente, mentalmente, con la volontà, possiamo fare. Questa è la fede. Ecco, qui ti viene chiesto di avere fede. Eos ti dice devi avere fede. Andiamo a vedere anche col Woodland Wardens che cosa deve esserti rivelato a breve. Per te che hai scelto la variante della Shungite. La lucertola è la pianta carnivora. Anche la carta della lucertola e della pianta carnivora è una carta positiva. Tuttavia, la carta, la descrizione che il manualetto fa della carta, ci parla del fatto che la lucertola è un animale che ha la possibilità di rigenerare la propria coda una volta che sia persa. In un certo senso sacrifica una parte di sé. Allegoricamente rinnova quella che è la sua vita, la sua esperienza. È questo che ti viene chiesto. Vedi, ti voglio far notare un certo messaggio, fra virgolette, occulto in queste carte. L'ancora, benché sia una carta estremamente positiva, si radica. La lucertola rinasce proprio perché lascia dietro una parte di sé che era radicata. L'alba comunque alla fine sorge e allontana la notte. Qui c'è una grande rinascita a patto di rilasciare un qualche aspetto di te o una qualche situazione che al momento potrebbe interessare la tua vita, quindi una situazione lavorativa, affettiva, una situazione di vincolo con qualcuno, oppure anche mentale, quindi magari un desiderio di rivalsa, un desiderio di avere qualcuno nella propria vita, un desiderio di raggiungere un proprio obiettivo, però in realtà il discorso dell'obiettivo ce lo vedo meno, perché l'ancora è una carta che parla proprio di obiettivi raggiunti, ma per raggiungere questo obiettivo sembra che si debba comunque rilasciare indietro una parte di noi. Del resto, una rinascita comunque contempla sempre una precedente morte allegorica, quindi un qualcosa di noi che deve morire. Può essere un contratto caratteriale che dobbiamo rilasciare indietro, per esempio vuoi l'amore ma
sei sfiduciato o sfiduciata in generale verso le relazioni. Bene, nel momento in cui rilasci questo, trovi l'amore. Vuoi un lavoro, ma magari non sei una persona che ha l'indole di accettare le sfide, vuoi perché magari hai bisogno di sicurezze, vuoi perché magari nel momento in cui accetti la sfida, ti metti in gioco, non pensi più a compensare le sicurezze che tanto comunque in un modo o nell'altro saranno compensate, vinci la sfida. Quindi qua c'è proprio o un tratto caratteriale o una situazione da rilasciare che ti è potenzialmente nociva, ti sta bloccando per quella che è poi la rinascita. Adesso andiamo a cercare di capirci di più con il superbo mazzo del Tarocco Tot di Aleister Crowley. Che cosa ti sarà rivelato per te che hai scelto la variante della Shungite? Quale rivelazione per te che hai scelto la variante della Shungite? Allora, questa è proprio una rivelazione. Il 6 di spade è un qualcosa che viene alla luce ed è inerente questo, chiamiamolo fra virgolette, mi viene da dirti, blocco creato o da un vincolo o da un vincolo mentale. La temperanza. Il 10 di coppe, il bagattello, il cavallo di spade che, detto tante volte nel Crowley, sarebbe un re. L'asso di bastoni, il 6 di bastoni. Allora, sarai comunque vincente alla fine di questa, chiamiamola avventura, di questo momento, ma per essere vincente effettivamente devi riconoscere l'importanza di una notizia che arriva da una persona che nel bene come nel male è comunque causa del tuo limite. A dirti la verità, non so ancora decidermi se questa lettura si possa applicare al sentimento o al lavoro. Forse dipende semplicemente da quello che a te preme di più. Potremmo anche rapportarla a quella che è l'ambito della crescita personale, se non addirittura del proprio potere personale. Ecco, io credo che al di là della questione del lavoro, dell'amore, delle varie sfere, di quello che tendenzialmente chiamiamo successo, l'idea di potere personale li comprenda un po' tutti. Per questo, invece di farti una lettura che dura 15 ore, preferisco magari parlare di potere personale in merito a quella che è la realizzazione che ti sta a cuore. Comunque di mezzo c'è una persona che energeticamente è per te una sorta di blocco. Con questa persona sei connesso, sei connessa. Con questa persona c'è o c'è stato, ma secondo me tuttora c'è, un vincolo o comunque quello che potremmo chiamare
una sorta di vicinanza. La temperanza è una carta di feeling, è una carta di sessualità, è una carta di arte, come la chiama Crowley, potrebbe essere anche un vincolo magico. Oppure semplicemente una forte amicizia, una partnership, una collaborazione sul lavoro. Questa persona non è cattiva con te. È la sua energia che non è in risonanza con la tua. E questo lo scoprirai qualora comincerai a capire quanta importanza la persona dà al vostro vincolo. In generale una persona che sta fingendo. Un 6 di bastoni me lo rappresenta o me la rappresenta come una persona che potrebbe effettivamente con i suoi atteggiamenti ritardare quella che è la tua realizzazione. Allora qui andrebbe aperto un attimino quello che è una piccola parentesi. In particolare nelle relazioni sociali, qualora ci siano delle persone che ci deviano da quello che è il nostro sentiero, anche a fin di bene, quindi anche che lo facciano per aiutarci, comunque alla fine vanno a creare una sorta di, diciamo, una deviazione che poi rischia di, nei casi più leggeri, di trasformarsi in un periodo di destabilizzazione dei nostri ritmi, dei nostri modi di pensare, del nostro approccio alla vita, delle persone che abbiamo intorno, delle relazioni. Nei casi più gravi vanno a creare trappole che possono durare anni, in particolare nelle relazioni. Se scegli la persona sbagliata e te lo porti o te la porti in casa, è finita. Magari non te ne accorgi subito, però energeticamente, per sua vibrazione personale, questa persona diventa per te una sorta di blocco. E qualora la storia finisca, e questo può succedere anche nelle situazioni lavorative, nonostante non ci si frequenti più, ce ne vuole poi per sdoganarsi da un'energia tossica. Quindi, chiudendo la parentesi, qui c'è una persona che con te non è cattiva, uomo o donna che sia, è limitante. È limitante e con ogni probabilità una persona con cui tu hai anche una forte empatia, anche se fosse sul lavoro. Se stiamo parlando di crescita personale e anche di potere personale, non escluso il potere magico, qua c'è un cammino da magista, quindi in solitudine, coronato però da un 6 di bastoni, che è una carta di realizzazione, di ripresa del proprio potere. Ciò che ti sarà rivelato sarà proprio l'influenza nefasta di questa persona, pur, ti ripeto, con tutta la sua buona volontà di essere il più pulito, pulita nei tuoi confronti. Questa persona comunque per te rappresenta una sorta di limite. E dovrai rilasciarla indietro, dovrai prendere una decisione intorno a quella che è questa rivelazione che con ogni probabilità, me lo dicono per la seconda volta, viene da uno spostamento, ma anche qui spostamento lo vedrei più come spostamento dei propri obiettivi. Questo potrebbe costarti caro in termini di relazioni, non intendo relazioni d'amore, intendo relazioni in generale. Potresti essere una persona che magari dopo privilegierebbe la solitudine o comunque magari si concederebbe poco agli altri. Ma di contro il tuo potere personale ne andrebbe a guadagnare. La rivelazione che ti sta per essere fatta quindi è il fatto che un qualcuno risuona energeticamente in contrasto con te, può rappresentare un blocco pur con tutta la sua buona volontà e che per andare oltre dovrai rilasciare questa persona indietro, queste situazioni indietro.
In particolare se fai un cammino esoterico, credo che qua tu debba proprio prenderti un periodo di solitudine. Solitudine non vuol dire solitudine eremitica, per cui non ci si concede a nessuno, solitudine proprio intellettuale. È interessante perché qui c'è proprio un contrasto, sarai messo o messa di fronte ad una scelta dal destino. Quando il segreto verrà a galla, tu dovrai scegliere se lasciare una parte di te indietro o ancorarti a questo passato, diciamo, usiamo così, avendo due carte centrali qua che mi rappresentano proprio l'inizio e la fine di un percorso, l'asso di bastoni, l'inizio della tua volontà, il 10 di coppe, la conclusione di un percorso sicuramente molto più empatico, ma certamente più bisognoso dell'approvazione altrui. E quindi è anche facile accadere poi in quelle che sono le dinamiche di controllo e di ricatto emotivo. Sarai chiamato o chiamata a scegliere se diventare un mago, quindi se avviarti verso la tua realizzazione ma in solitudine, o se continuare a covare un po', perché il 6 di bastoni è anche questo senso di rivalsa che poi non ha mai pace per un qualcosa che ogni volta sembra essere sul punto di migliorare e poi in realtà non migliora mai. È un percorso che devi fare. Il Re di Spade è chi prende in mano il proprio destino. Ecco, una temperanza sopra ci dice che devi saper misurare e valutare come e quanto in questo momento il tuo destino non è nelle tue mani che parzialmente. Tu devi riconoscere, e lo farai grazie a questa notizia, che questo nuovo inizio comporta comunque lo sdoganarsi da un vincolo che per te potrebbe essere comunque ben radicato, ma che al tempo stesso è molto limitante. Bene, io ti ringrazio per aver seguito questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'occhio di tigre. Lo mettiamo qua e andiamo ad iniziare con questa bellissima versione della Sibilla Lenormand di recente entrata a far parte della collezione di mazzi oracolari della Lucerna di Cronos. Quale rivelazione nel prossimo futuro per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre? Il quadrifoglio, in realtà qua scrive trifolium, comunque la carta è quella, è una carta molto positiva, rappresenta una fortuna che a breve arriva nella tua vita. In particolare può parlare di possibilità che ci si rivelano o di vincite al gioco. Mi raccomando, gioca con criterio. È comunque una carta di ottimismo, felicità, di una persona con ampie vedute e anche di un incontro casuale molto fortunato. Però è anche una carta che dice che le cose andranno certamente bene, ma essendo il trifoglio una pianta che comunque, come tutte le piante, appassisce anche in tempo relativamente breve, è un'occasione che devi cogliere, un'occasione che non
ti darà molta... non dura nel tempo, ecco, non è un'occasione su cui puoi soffermarti a pensare. In amore può rappresentare incontri a sorpresa o ritorni inaspettati, però sempre con una felicità che comunque si esaurisce anche in breve tempo, Però comunque un buon momento si avrà. Nella carriera può rappresentare appunto un nuovo lavoro, l'opportunità di lavoro, insomma qua in realtà dura un pochino di più, certo, la tua occasione dura, però rappresenta comunque un'occasione da prendere al volo, quindi una proposta alla quale si deve subito dare una risposta. In generale, ripeto, è una carta molto positiva. Allora, andiamo a vedere anche con l'Ancient Feminine Wisdom, per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre. Una rivelazione. Quale rivelazione per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre? Allora, accade la carta di Eris. È una decisione da prendere in fretta. Eris è la carta della discordia, la dea della discordia, porge la mela d'oro, quindi un grande beneficio, ma anche crea conflitto, perché, come sai, la leggenda dice che doveva dare questa mela d'oro a 3 divinità, però non sapeva a chi darla e quindi ci fu un po' di conflitto. Ora, mi viene un po' a ribadire quello che già aveva detto la carta del trifoglio. Arriva un qualcosa, un'occasione di rinnovamento che però ti crea conflitto, ma è un qualcosa che si esaurisce in breve. Se hai un'offerta di lavoro non potrai più ripensarci. Se hai un qualcuno che ti si propone, non farti tanti pensieri, tanti scrupoli, cerca di capire in breve tempo se vuoi avviare una conoscenza o no. Se è un qualcuno che ritorna, ugualmente, cerca di capire se è il caso o no, ma sempre in breve tempo. Qui è proprio un colpo inaspettato di fortuna. Vediamo anche col Woodland Wardens. La rivelazione per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre nel prossimo futuro. Il lupo e la rosa canina. Sei chiamato o chiamata ad essere un mentore, ci dice la carta. Qualcuno potrebbe aver bisogno del tuo consiglio o del tuo aiuto, oppure può arrivare un'occasione per assumere un ruolo di leadership nell'attivismo di una comunità oppure in una occasione lavorativa. Quindi qui c'è proprio una proposta che per te rappresenta un qualcosa che ti porta crescita. Soprattutto ci vedo a livello lavorativo, però potrebbe essere, se la tua istanza è di tipo sentimentale, potrebbe essere anche a livello sentimentale. Tuttavia devi sapere che la carta del lupo e della rosa canina ci dice che comunque un leader è tale in virtù del saperci assumere anche le responsabilità. Arriva una proposta per darti ciò cui aneli, soprattutto in campo materiale e lavorativo, ma devi scegliere in fretta, non ci sarà tempo. Vediamo col superbo mazzo del Tarocco Tot di Aleister Crowley. Qui si tratta di qualcosa di materiale, secondo me, però andiamo a vedere se il Tarocco Tot di Aleister Crowley ci dà qualche consiglio in più. Sicuramente, non ho dubbi che lo farà. Per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre, quale rivelazione nel prossimo futuro?
Allora, l'otto di bastoni, vedi, l'otto di bastoni è la rapidità ed è una carta positiva, carta di rapidità mentale, rapidità anche nel decidere, se non addirittura nello spostarsi. Quindi sì, qua c'è proprio un qualcosa che arriva, ti porta a un sensibile miglioramento in termini economici, però richiede un certo tipo di dinamicità e una decisione anche in tempi rapidi. Di nuovo il re di spade, il cavaliere, lo dico sempre nel Crowley, è il re. La giustizia, con una giustizia potrebbe essere anche il riferimento alla risoluzione di una causa legale. Il due di coppe, al di là del significato di carta come carta che promuove l'amore e il sentimento, il due di coppe è proprio una vittoria, l'abbondanza, il festeggiamento, così come la giustizia, al di là delle implicazioni legali, è comunque una carta di nutrimento di spirito e del corpo, è una carta di contratto, una carta di riequilibrio, e anche il re di spade è la carta di chi ha la possibilità di prendere in mano le redini del proprio destino. Qua per te arriva una grande possibilità di realizzazione a livello materiale. In alcuni casi può trattarsi o di una vincita o della vincita di un qualcosa di legale, oppure addirittura potrebbe trattarsi anche di quella che è una dimensione abitativa nuova. Però in generale è un rinnovamento nella dimensione materiale che per alcuni comporterà un radicale cambio, per altri il radicale cambio sarà solo di atteggiamento, perché potrebbe essere proprio uno step all'interno di una realtà lavorativa, una crescita delle mansioni, un cambio di lavoro, ma sempre comunque all'interno, ripeto, di una realtà che già conoscono. Insomma, è un qualcosa che ti porta beneficio nella materialità. Ci vedo meno l'amore qua, nonostante la presenza di un due di coppe, Però se proprio volessi, potrei dire che qua potresti essere la persona a cui, se hai un partner o una partner, verrà proposta una convivenza. Quindi è un qualcosa che ti va a influenzare in modo molto positivo e costruttivo la sfera materiale, però è un qualcosa che richiede, uno, rapidità nel decidere, due, di assumersi anche delle responsabilità. Soprattutto in campo lavorativo, dove potrebbe essere un qualcosa che va a incrementare anche la tua responsabilità verso altre persone. Il fante di spade, qui ti stanno già osservando, o comunque la persona o le persone che ti portano questa proposta già comunque hanno in mente di fartela. Se invece si trattasse di una vincita, qui potrebbe essere tu che tieni d'occhio, comunque in generale. Vedi, il due di denari è la carta, a parte dei piccoli grandi spostamenti, ma di chi rischia di temporeggiare troppo in una decisione, ma è anche la carta del ripensamento, ma ripensamento non è la parola giusta, perché è la carta di chi cambia mentalità e quindi magari, pur non cambiando posto di lavoro, pur non cambiando, se non in rari casi, per carità, ci sarà anche chi lo cambia, è comunque una persona che affronta la stessa vita ma con una mentalità diversa, utile a quello, con la dinamicità di quest'otto di bastoni fondamentalmente, utile al conseguimento di un obiettivo o al mantenimento di uno status. Quindi qua ti torno a dire, è una rivelazione importante a proposito della tua crescita materiale, che ti porta comunque abbondanza. Oppure, se riguarda, ma io qua i single ce li vedo poco, ci può essere magari, ma non credo che in 3 settimane si vada a convivere, mi auguro di no, anche fra l'altro, perché almeno un po' conoscersi prima. Comunque ecco, qua c'è proprio una dimensione o abitativa o di vittoria o di vincita, un guadagno in termini materiali che ti va proprio a influenzare la vita, però ti ripeto, rapidità nel decidere e responsabilità poi nel mantenere la posizione. Asso di spade, e ti viene fatto attraverso quella che è una comunicazione. L'asso di spade riguarda anche quella che potrebbe essere la decisione altrui, e forse questo magari ti tirerà un po' le orecchie.
però ti chiedo perdono. La decisione altrui su quella che è la nostra via di vita. L'asso di spade è chi magari, se da una parte deve imparare a coltivare la propria volontà e la propria ambizione, dall'altra deve disimparare a proiettare la sua realizzazione attraverso quelle che sono le decisioni altrui. Quindi forse qua c'è anche lo scegliere una direzione dopo magari anche troppa dinamicità di fondo, che potrebbe essere magari un lavoro da precario, da precaria, che finalmente si va a stabilizzare, oppure magari una situazione di andirivieni fra una coppia che alla fine si va a sistemare. Insomma, qua c'è la concretizzazione, la stabilizzazione di un qualcosa nella sfera materiale, torno a dirti, che a beneficio di sintesi o è una vincita o è una vittoria legale, o è una convivenza, o è proprio uno step importante sul lavoro. È comunque qualcosa che ti influenza la materialità e che ti porta oneri da una parte e onori dall'altra. Quindi già qui forse potrei vederci più, forse il discorso della vincita ce lo vedo meno. È vero, comunque i soldi una volta che li hai vinti vanno comunque tutelati, vanno investiti, ok, perfetto. Però comunque è un qualcosa che ti riconosce il valore che hai e ti dà una grande stabilità. Per altre persone, non per tutti, mi viene da dire, qua potrebbe essere una scelta fra più partner, dei quali però uno o una non è proprio pulito di intenti. E quindi alla fine potrebbe essere il prendere una posizione fra più possibilità in modo da ufficializzare una situazione. Ora, non ce lo vedo tanto, a dirti la verità, all'amore qua, però te la butto lì. Potrebbe essere anche questo. E comunque sempre un qualcosa che va a stabilizzarsi. In generale sono più carte positive per quella che è un'entrata economica derivante da una crescita di possibilità e una corretta amministrazione di quella che è sia la parte economica sia la parte energetica, quindi di rapporti umani, di impegno sul lavoro, eccetera, eccetera, della tua situazione materiale. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva, un altro tipo di contenuto. Le nostre 3 varianti ci hanno accompagnato nella scoperta di quale rivelazione giungerà nel nostro prossimo futuro, perché ho scelto anch'io, dico nostro perché ho scelto anch'io. Bene, io ti ringrazio per aver visto questo video, ti do appuntamento alla prossima videolettura interattiva della Lucerna di Cronos. Intanto qui continuiamo l'attolettatura. Grazie ancora per aver visto il video, a presto, ciao! Le nostre 3 varianti ci hanno portato alla scoperta di quale rivelazione nel prossimo futuro. No, rifacciamola. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è il Cronos. Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 184. Quale rivelazione per il prossimo futuro? Andremo a vedere con le nostre 3 varianti quale rivelazione. Mio gattone, stai con me, si registra un pochino e poi ti lascio tranquillo.